Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della Dolce Gusto, vi spiego tutti i trucchetti di una macchina Dolce Gusto, come va scelta, che cosa va fatto, ma prima di iniziare vi rimando al video di settimana scorsa di cui vi lascio il box qua, non perdetevelo se non l'avete già visto, e invece per chi non l'ha visto vuol dire non iscritto e mi raccomando iscrivetevi assolutamente al canale. Già so cosa parlerò settimana prossima, non ve lo dico, vi lascio una piccola anteprima qui in basso, ma adesso prima di iniziare andiamo a vedere chi di settimana scorsa ha vinto un premio in quanto è iscritto al canale e ha scritto un commento all'interno dei miei video e vediamo chi il software sorteggerà. Ovviamente il vincitore riceverà un spero gradito premio, invierò le mie miscele omaggio e anche qualche altro assaggio di caffè che mi trovo ad avere perché mi è stato inviato dai produttori. Quindi vediamo chi ha vinto. Andiamo a vedere chi ha vinto di settimana scorsa, tra chi ha commentato il video di settimana scorsa. Allora, ha vinto Fabio. Fabio, mi fa piacere che hai vinto. Scrivimi alla mail e ti invierò un omaggio del mio caffè. Bene, oggi per parlare di dolce gusto parliamo di tutti i trucchetti per la dolce gusto e forse alcuni non li conoscete. Prima di iniziare a parlare di tutti i trucchi per la dolce gusto, vi voglio parlare di una promozione Borbone, che è questa scatola speciale. Io sto registrando questo video aprile 2021 e si inizia a trovare, quindi approfittatene perché poi questo è sempre fine solamente scorte. Praticamente è una scatola Borbone che invece che avere le classiche 90 capsule omaggio ne ha 90 più 15. Quindi approfittate se avete un dolce gusto perché 15 capsule omaggio è un bel quantitativo e quindi se amate Borbone vi consiglio di acquistarlo. Vi lascio in descrizione i link al mio sito ma anche ad Amazon dove appunto potete acquistare questa scatola speciale. Ma andiamo a parlare dei trucchetti per chi ha questa macchina dolce gusto. Nel video della guida alla scelta vi ho già spiegato per chi adatta questa macchina, soprattutto per chi fa tisane. Se l'avete comprata perché appunto vi piace il ginseng, le tisane, il caffè, l'importante è che sia discreto, non siete interessati solo al caffè, a quel punto vi rimando su altre macchine, vi faccio notare alcune cose che non sapete. Innanzitutto, qui dietro le macchine hanno sempre questo spillino. Vi domanderete a cosa serve questo spillino, e questo spillino serve per pulire questo ugello in metallo che buca la capsula. Questo ugello si sporca con i solubili che sono pieni di zucchero e potrebbero otturare questo piccolo ago che poi va a bucare le capsule. Quindi se la macchina vi dà problemi di erogazione potrebbe essere semplicemente sporca e con questo piccolo spillo potete pulire quell'ugello. Poi altro piccolo trucco che vi svelo è quando comprate la macchina non buttate questa finta capsula in imbuto. Questa finta capsula sembra inutile e sembra semplicemente appunto un contenitore per riempire questo cassetto, ma invece è determinante per tutta la decalcificazione, perché se vi rimando al video della decalcificazione dove ho testato questo prodotto e vi ho spiegato mesi fa, ma se voi non avete più questo imbuto, andate a fare la decalcificazione senza la capsula imbutino, quando andrete a erogare l'acqua vi cadrà da tutte le parti e bagnerete tutta la cucina. Invece grazie a questo imbuto riuscirete ad erogare dell'acqua o del decalcificante direttamente in un bicchiere e cadrà dritta appunto sul bicchiere come fosse una normale bevanda. Quindi assolutamente non buttatela. Mi capita tanti clienti che me la chiedono, infatti nel mio shop ho proprio un prodotto che è questo imbutino che tutti quelli l'hanno persa, anche questo ve lo lascio in descrizione. Se siete appassionati di bevande sicuramente apprezzerete dalla Dolce Gusto il ginseng, che è un ginseng veramente molto simile a quello del bar, proprio perché la capsula è talmente grande che c'è una quantità di solubile molto grande e vi permette di fare delle erogazioni in tazza veramente grandi, cose per l'Nespresso o le a modo mio a cialde è impossibile. E in più ci sono delle bevande originali che addirittura hanno una doppia capsula e quindi riuscite a erogare veramente delle tazze belle grandi. Se però non trovate la vostra tisana preferita per dolce gusto, un consiglio che vi posso dare è guardare questo video dove vi ho fatto vedere come questa macchina è il miglior, forse il migliore no, ma sicuramente il bollitore più pratico, comodo e veloce che potete avere in casa. Perché voi tramite sempre quella finta capsula imbuto, scaldando la macchina, potete farle erogare acqua calda e riempire la vostra tazza di acqua calda. A quel punto metterete la bustina filtro della vostra bevanda o tisana preferita e quindi non dovete cambiare necessariamente abitudine e andare su una capsula di tisana, ma potete usare la vostra tisana in filtro bustina classica e potete farlo solo per questa dolce gusto. Questo perché appunto l'acqua transita in questo beccuccio pulito, cosa che nessun'altra macchina transita perché transita sempre dove è già passato il caffè, quindi non uscirà un'acqua pulita ma uscirà sempre un'acqua che sa leggermente di caffè. Poi, come sempre, e come vi ho spiegato in questo video su quale macchina dolce gusto scegliere, io vi consiglio sempre di scegliere la macchina con
questo erogatore regolabile. Questo perché se per il caffè, se vogliamo, tutte le tacche che potete selezionare all'erogatore automatico sono sempre un po' troppo lunghe per l'espresso all'italiana, e su questo mi trovate d'accordo, quindi magari stopparla manualmente è anche comodo per far uscire un ottimo caffè. Quando andate però su altri tipi di bevande, se non avete questo regolatore automatico vi troverete in difficoltà. Un esempio, questo latte macchiato è formato da due capsule, una capsula di latte in polvere e una capsula di caffè. E la capsula di caffè va erogata per 2 tacche su 7. Le tacche che io parlo sono quelle della dolce gusto classico, mentre il latte macchiato va erogato per 5 tacche su 7. Se non avete le tacche che regolano in automatico l'erogazione e la staccano quando appunto si è raggiunta la lunghezza giusta della ricetta della capsula, come fate a capire quante tacche erogare per questo latte e quante per questo caffè? C'è il rischio che questo latte lo fate o troppo lungo e sarà molto acquoso, oppure troppo stretto e sarà troppo forte, e comunque il latte in polvere non verrà fantastico. Quindi secondo me rispettare le dosi indicate sulle capsule è veramente importante, quindi vi consiglio la macchina con regolatore automatico. L'ultimo trucco che però vi racconto è per tutti quelli che hanno una macchina come questa e ormai l'hanno già acquistata, e spesso si trova tra l'altro in offerta su Amazon, e vi lascio in descrizione la migliore offerta o vi rimando al mio canale Telegram dove ve le segnalo sempre. L'alternativa è utilizzare un'app che adesso vi faccio scoprire. Io ho scaricato per il mio iPad, ma ci sono anche per iPhone, ma anche per Android, ho scaricato queste due app che sono semplicemente come degli erogatori automatici, ovvero se, come dicevamo, dobbiamo fare una ricetta di latte macchiato da 5 tacche su 7, io imposterò 5 tacche in questo selezionatore che è molto carino perché appunto è touch, e andrò a premere Start e avviare manualmente l'erogazione della macchinetta. Come vedete parte un timer che vi dirà e vi indicherà quando stoppare la macchina. Questo è veramente molto comodo perché appunto si ritrova una macchina senza regolatore automatico, e come vedete funziona bene perché in fondo la regolazione automatica non è altro che un timer preimpostato sulla macchina che blocca l'erogazione quando è arrivata al punto giusto e alla lunghezza che abbiamo impostato. Quindi quest'app è molto semplice, avete visto come funziona, c'è anche per Android, vi lascio sempre in descrizione il link. Se mettesse appunto una tacca solo di un caffè corto espresso, vedete come appunto raggiunge velocemente. È un'alternativa così per cercare di risolvere la mancanza dell'erogatore automatico. Ci sono anche altre app come questa che addirittura qui includono tutte le ricette delle capsule originali dolce gusto. Per esempio noi stiamo parlando di un latte macchiato, vedete qui vi fa vedere il timer che parte e poi addirittura vi parla anche di switchare la capsula quando si è finita l'erogazione del latte macchiato. Vedete, vi scrive latte macchiato perché è la prima erogazione da fare, per questa durata di questi secondi. Una volta terminato questo conto alla rovescia dei secondi, vi dirà di cambiare capsula, premere Next Capsule e passare alla seconda capsula, e sarà appunto quella del caffè, e riuscirete quindi a fare il latte macchiato perfetto come l'ho appunto disegnato la dolce gusto. Ecco, finisce il primo timer, si passa all'altra capsula e si fanno l'erogazione del caffè corto macchiato per macchiare il caffè. Ecco appunto, facciamo il countdown della seconda bevanda, che è il caffè ristretto, che appunto cadrà nel latte per comporre il latte macchiato. Queste sono due app per iPhone o iPad, però appunto ci sono anche per Android, cercatele, sono molto comode se avete questo tipo di macchina. Vi ho fatto vedere dei trucchetti e devo dire che la Dolce Gusto si conferma una buona macchina, affidabile, anche se appunto il caffè non è dei migliori. Voglio però raccogliere la sfida e fare una prova di una dolce gusto, appunto una macchina dolce gusto con un'erogazione del mio caffè, che sono le miscele 99 caffè che oramai conoscete tutti. Diciamo che forse la sfida più difficile è stata appunto riuscire a trovare una miscela che riuscisse a fare un buon caffè per dolce gusto, perché mentre per Nespresso, a modo mio e a Cialle sono macchine pensate per il caffè, trovare il giusto equilibrio tra la mia miscela e la macinatura e il contenitore appunto della capsula è stato facile. Per dolce gusto ci abbiamo lavorato tantissimo, tant'è che appunto abbiamo fatto le sigillate singolarmente in azoto, perché al contrario di questa scatola che una volta aperta fa prendere aria ai prodotti interno, qui ogni caffè è confezionato singolarmente proprio per mantenere quella fragranza e quell'aroma che io ci tengo particolarmente rimanga, perché come dico sempre il caffè è una cosa seria, quindi ho preferito spendere di più nell'involucro, che è comunque una plastica riciclabile, però far sì che quando vi arriva a casa è come se io ve l'avessi preparata al momento. Proviamo a testare un mio caffè, vediamo come viene con questa dolce gusto.
Facciamo una miscela a braccio, che è quella più decisa e corposa. Non verrà bello cremoso come verrebbe su una cialda o su un espresso, perché la dolce gusto è diversa, però magari verrà comunque un buon caffè, soprattutto se confrontato con quelli originali, che invece sono molto più acquosi. Vediamo come esce. L'odore non riesco a trasmettermelo, ma è un ottimo odore e ha fatto un risultato molto cremoso rispetto a una cialda. È sicuramente più schiumosa perché è proprio la dolce gusto che fa un risultato diverso, però comunque non è quei caffè lenti, come spesso lenti nel senso di poco densi, poco corposi, come spesso capita con gli originali dolce gusto. Quindi questo video è finito, lasciatemi un like, condividete questo video e iscrivetevi soprattutto al canale, e nei commenti approfittate per lasciarmi un vostro commento a questo video, un vostro dubbio che magari vi risponderò in un altro video, e potreste essere voi e settimana prossima vincerete un premio tra l'estrazione di quelli che hanno commentato il video. Con questo vi saluto e alla prossima!